Molto bene. E su questo cosa vogliamo aggiungere? Quali altri suggerimenti possiamo dare? Michele, secondo te? Io sento parlare Gianluca di cose così belle, così emozionanti, poi io mi ricordo di essere un campagnolo, madrelingua dialetto bresciano, quindi un po' si sente, ma in realtà io abito in un mulino d'acqua, quindi siamo entrambi campagnoli felicemente provinciali. Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, ChatGPT e il nuovo futuro. Ben trovato Gianluca. Ciao Mario. Come stai? Bene, tu come stai? Alla grande, alla grande. Non vedo l'ora di parlare in questa puntata anche un po' di impresa. Sì, siamo arrivati anche a questa puntata dove parliamo delle implicazioni. Partiamo però dalla ricerca, che comunque è veramente florida. Solo negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati più di 1 milione di paper. Wow. Il 30% di questi sono circa dagli Stati Uniti, il 20% dalla Cina e l'Italia è al 9° posto di questa speciale classifica con circa il 5% di questi paper. Alla fine tutta questa ricerca però è direzionata verso la creazione di applicazioni che stanno uscendo sempre più forti come ChatGPT e che stanno coinvolgendo qualsiasi azienda, dalle più grandi alle più piccole. Ne parliamo con Michele per avere una fotografia dello stato dell'intelligenza artificiale in Italia. Ciao Gianluca, ciao Mario. Cavoli, spero di essere all'altezza di questo compito perché non mi aspettavo che partiste con questi tempi perfetti, con questa dizione bella impostata. Saranno le altre puntate del podcast, Gianluca, che come una rete neurale con reinforcement learning ha imparato molto velocemente come parlare davanti a un microfono. È sicuramente quella, e ti dico anche un insight. Mario è spaventato che l'intelligenza artificiale possa sostituirlo nella realizzazione dei podcast. Sì. Questo è proprio un trade union di tutte le puntate. Mi hanno detto in tutte le puntate, comincio a pensarlo davvero. Beh, penso che Gianluca sia contento di questo. Vedremo. Ci puoi raccontare dal tuo punto di vista, anche magari ripercorrendo la storia di Vedrai, cosa sta succedendo lato intelligenza artificiale in Italia? Allora, Vedrai, per chi non la conoscesse, è una realtà nata a maggio del 2020 con l'obiettivo di portare l'intelligenza artificiale alle piccole e medie imprese, quindi ad aziende che erano tagliate fuori dai grandi filoni dell'innovazione e che non avevano i dati al loro interno per poter approcciare progetti basati sul machine learning o su questa tecnologia che sa imparare dai dati. Quello che è successo nel periodo nel quale Vedrai è stata fondata è stato un cambio incredibile di paradigma all'interno di queste realtà, perché il Covid ha reso consapevoli le persone che il controllo non è stare 24 ore al giorno in fabbrica, ma il controllo è conoscere i dati e saperli trasformare in informazioni. Quindi quello che io vedo negli ultimi 2 anni è un aumento esponenziale della consapevolezza che queste tecnologie sono tecnologie che non vanno a sostituire il lavoro di chi prende le decisioni, ma sono tecnologie che lo integrano, e quindi da una diffidenza iniziale si è passati ad un momento molto più propositivo. Quello che è successo negli ultimi mesi con ChatGPT ha fatto ritornare la paura, e quindi insomma un po' di divulgazione fatta bene credo sia utile. Serve lo scopo, no, del nostro podcast. Abbiamo detto che la parola chiave è consapevolezza, quindi è proprio aiutare chi ci ascolta a capire le potenzialità, le opportunità, i rischi anche connessi all'intelligenza artificiale, e sapere che se utilizzata al modo giusto rappresenta un po' quel pizzico di magia non solo nelle nostre vite personali ma anche sulle nostre professioni e quindi l'impatto in azienda. Ma ripercorrendo la storia Vedrai, perché hai scelto di abbracciare questa missione? Io sono un vecchio dell'intelligenza artificiale, infatti su Instagram fino a poco tempo fa, quando lo usavo ancora, avevo come slogan falso giovane finto vecchio. Ok. Perché ho cominciato a occuparmene ormai quasi 15 anni fa, quindi molto prima che fosse un concetto mainstream, quando ero un bambino, poco più che in fasce. E quello che ho sempre avuto come filo conduttore della mia carriera è applicarlo ad aziende che avevano tantissimi dati ma che non vedevano nell'intelligenza artificiale una reale creazione di valore. Era principalmente un progetto innovativo che raccontavi agli investitori, che ti faceva bello a livello di marketing, ma dove non c'era l'attenzione per portare un risultato. Per 2 motivi. Il primo è perché il risultato che porta l'intelligenza artificiale solitamente non è incrementale, è un risultato che quando la accendi ti accorgi che è cambiato qualcosa. Nelle grandi aziende non sempre un cambiamento così repentino, così importante è apprezzato da chi deve effettivamente decidere per un'innovazione di questo tipo.
E il secondo motivo è che c'è una scarsissima comprensione di quello che l'intelligenza artificiale può fare. Quindi di solito l'idea era: facciamo un brodo, buttiamo dentro un po' di termini così alla cavolo e qualcosa uscirà, insomma, capiscono che siamo innovativi, poi uno di questi progetti forse porterà qualcosa. Io quello che mi sono detto semplicemente è: nella vita voglio continuare a lavorare per persone che non sanno neanche il mio nome e che mi scelgono all'interno di un cestino di buzzword, o voglio lavorare per persone che la mattina si svegliano con l'obiettivo di creare valore? E quindi vedrai, nasce per questo, per portare il valore ad aziende che credono nel valore. Beh, bello. Bello, e devo dire che da quando poi è nata Vedrai ad oggi, come dicevi all'inizio, tra il Covid, ChatGPT, anche la consapevolezza delle persone è cambiata. Io credo che l'Italia sia un paese anche molto diverso rispetto anche 2 anni fa, da un punto di vista anche tecnologico. Poi la messa a terra è un altro paio di maniche, però veramente stanno cambiando tante cose nella consapevolezza degli imprenditori. Sono rimasto molto colpito e c'ho qualche dato qua, Mario, mi piacerebbe leggere, perché noi siamo stati sponsor dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano e il 2022 è stato un anno letteralmente da record. Il mercato ha superato quota 500 milioni di euro con una crescita di più del 30% rispetto all'anno scorso. Il 70% di questo ammontare proviene da richieste dall'Italia, mentre addirittura il 30% da richieste extra, quindi al di fuori dei confini italiani. Ovviamente un grande cambiamento è stato anche la consapevolezza delle persone, come dicevamo, e ci sono stati vari fenomeni. Uno di questi è ChatGPT, questo modello di linguaggio super potente che produce risposte non distinguibili da quelle di un essere umano, che però è stato utilizzato da tantissime persone in poco tempo. Ma anche tutti i modelli che producono immagini, come Midjourney, DALL-E, sono state anche quelle dei successoni, perché addirittura DALL-E mi sembra DALL-E 2 sia arrivato a più di 2 milioni di generazioni al giorno. Wow. Quindi ovviamente dati clamorosi. E qua passiamo, secondo me, a un concetto importante, che finalmente l'AI viene affermata sempre di più nelle aziende. E qua non è solo relativo alle grandi aziende, che comunque lo stanno implementando in modo molto corretto. Ad esempio avevo letto che più del 60% delle imprese italiane al segmento grandi aziende ha avviato progetti di intelligenza artificiale, e il 40% di queste ne ha addirittura messo più di uno in produzione. Ma anche lato PMI la consapevolezza è molto molto diversa. Leggevo i dati: nel 2022 più del 15% ha avviato un progetto di intelligenza artificiale di queste PMI, nel 2021 era meno della metà, e chi non l'ha fatto ancora, il 30% di queste, dice di farlo nel brevissimo. Quindi alla fine stanno cambiando tante cose e la crescita è veramente importante. Però magari, Michele, tu hai una visione sicuramente più precisa lato piccola e media impresa. Cosa pensi sia cambiato nell'imprenditore? Beh, allora, la mia visione in realtà è un po' meno romantica della tua, Gianluca, perché voi vi occupate di modelli di linguaggio, di cose che comunque si interfacciano con le persone sembrando umani. Noi ci occupiamo di una parte un po' meno romantica, che è quella economico-finanziaria. È cambiata la preoccupazione nei confronti di quello che succede fuori. Io mi ricordo a marzo del 2020 ero in alcuni CDA, stavamo per approvare il bilancio al 31/12/2019 e stavamo leggendo all'interno dei bilanci aziende che non erano più quelle aziende, erano aziende magari chiuse, aziende che lavoravano nel mondo del turismo, dove non si sapeva quando e se il mondo avrebbe riaperto, erano aziende che avevano lasciato in cassa integrazione i dipendenti. Quindi dal 2020 è aumentata la consapevolezza che le aziende non vivono all'interno di una bolla, ma crescono e decidono confrontandosi col mondo esterno. E l'intelligenza artificiale applicata alle PMI si sposa molto bene a questo concetto, perché l'intelligenza artificiale ha e avrà sempre bisogno di grandi quantità di dati. Quindi per le PMI che di questi dati ne hanno ma non a sufficienza, è importante andare a integrare i dataset per rendere efficaci questi modelli di intelligenza artificiale con i dati di mercato. E quello che è cambiato è l'importanza che gli imprenditori danno a questi dati di mercato. Prima bastava leggere un articolo sul giornale che diceva che la digitalizzazione aumentava la competitività dell'azienda, allora a quel punto si parlava solo di digitalizzazione, mentre dal 2020 non è più solo reattivo l'approccio, è diventato un approccio proattivo, quindi capiamo cosa sta succedendo, quali sono le tecnologie, capiamo come l'aumento delle materie prime può impattare sul mio business, capiamo come un consumatore più o meno consapevole comprerà o non comprerà il mio prodotto e così via. Quindi questa nuova consapevolezza è alla base poi dell'applicazione
modelli di intelligenza artificiale anche al segmento economico-finanziario dell'azienda. Questo è un ulteriore step, no? Spesso si parla anche di PMI come l'unico segmento e di medie e grandi aziende, anche se poi a livello europeo le medie e grandi aziende, diciamo, italiane sono delle PMI, cioè no, se vediamo anche le numeriche come vengono raffigurate, quindi siamo tutti piccoli e medi imprenditori che abbiamo deciso di cambiare marcia, di vederci più a fondo, no? Assolutamente, alla fine il cambio di passo secondo me è netto, però ci arriviamo. Alla fine questa puntata, forse anche la puntata più business, dove dobbiamo dare dei suggerimenti. Io mi sento in dovere di darli a chi ci sta ascoltando, perché le cose stanno cambiando velocemente e chi abbraccia questo cambiamento nel modo più consapevole, più veloce, più deciso, sarà l'azienda, l'imprenditore che riuscirà a raccoglierne anche più i suoi frutti. Io penso, Mario, che qua magari possiamo dare 3 suggerimenti di azioni che possono essere implementate alla fine in un'azienda anche con relativamente poco sforzo, ma che possano generare un impatto importante. Che dici? Quindi un podcast formativo a 9,90 solo per te oggi? No, lo diamo subito adesso gratuitamente. Con le AI che arriverà a fare i podcast, queste barriere all'ingresso non saranno più necessarie. Guarda che ci arriviamo, però no, non volevo suggerire il podcast con le AI. Allora, una cosa che abbiamo gestito e che abbiamo raccontato fino a questo momento è quella della relazione. Anche Michele dice: noi ci occupiamo di una cosa romantica. È vero, è una cosa romantica. Riportare la magia nella comunicazione tra aziende e utenti ci riempie il cuore d'orgoglio. Salviamo matrimoni, aiutiamo le persone a realizzare i sogni, aiutiamo le persone a fare il caffè, siamo felici di farlo. Ma la cosa più bella è che è cambiato proprio l'utilizzo che le persone fanno dei chatbot, perché fino a poco fa, anzi ancora oggi, molte aziende li utilizzano, sono stupidi, anzi molti utenti sono consapevoli di questi strumenti, ma vedono degli strumenti che non sono davvero funzionanti, non sono magici, quindi non riescono a creare quella sensazione di connessione, di empatia che è fondamentale quando un assistente virtuale deve veramente rappresentare il tuo brand. Quindi avevo letto una statistica che più dell'80% delle aziende ha già un assistente virtuale, in molti casi però appartiene a questa categoria di chatbot non proprio super intelligente. E soprattutto magari chi ci sta ascoltando che ha avuto la possibilità di giocare con ChatGPT, quindi ha visto quella potenza di fuoco, l'ha percepita quando ha scritto qualcosa e ha ricevuto una risposta che magari l'assistente virtuale sul sito non sarebbe mai riuscito a dare. Ovviamente ha visto questa sorpresa, questa risposta inaspettata, ma che ha riempito questo cuore di gioia, no? Alla fine io credo che, quindi, se chi ci sta ascoltando rientra nella categoria di quelle aziende che non hanno ancora implementato un chatbot, alert, fatelo subito, perché è una cosa necessaria per migliorare la relazione. Ovviamente deve essere magica, perché deve essere creata con i crismi e nelle modalità più corrette. Se invece appartieni alla categoria dove hai già implementato tecnologie di questo tipo, attenzione al fatto che la relazione deve essere costruita, come dicevamo prima, in modo estremamente rispettoso del tuo brand. Quindi fai attenzione che quella potenza di fuoco di ChatGPT è controllabile e hai bisogno di strumenti che siano in grado effettivamente di aiutarti a fare questa cosa qua. E non andare allo sbaraglio, qualsiasi cosa risponde va bene così, o se non risponde va bene. O se non risponde, esatto. Comunque bisogna indirizzarlo. Molto bene. E su questo cosa vogliamo aggiungere? Quali altri suggerimenti possiamo dare? Michele, secondo te? Io sento parlare Gianluca di cose così belle, così emozionanti, poi io mi ricordo di essere un campagnolo, madrelingua dialetto bresciano, quindi un po' diciamo si sente, ma in realtà io abito in un mulino d'acqua, quindi siamo entrambi campagnoli felicemente provinciali. E entrambi diamo l'importanza al fatturato, quindi una delle cose che l'intelligenza artificiale sa fare molto bene è quella di prevedere i ricavi di un'azienda. Perché i ricavi di esatto, più che fatturato è l'utile, perché i ricavi, anche il fatturato. Il fatturato e i ricavi sono molto simili, poi l'utile sono ricavi barra fatturato meno costi. Appunto, se perché se si può almeno prevedere l'utile è più utile. No, dopo al terzo consiglio spieghiamo come prevedere i costi, non spoileriamo, va bene che parliamo di modelli predittivi, però esatto, altrimenti è stato eccezionale. Scusami, il mio cachet non va bene se posso parlare solo 2 minuti. Gianluca mi ha detto almeno un quarto d'ora, altrimenti ci costi troppo. No, a parte gli scherzi, la previsione delle vendite dipende dalla propensione che hanno i consumatori ad acquistare un certo prodotto ad un certo prezzo. Quindi l'intelligenza artificiale è molto brava ad intercettare alcuni trend legati al mercato di consumo, quindi ad esempio in questo momento il trend legato alla sostenibilità
ed è in grado di capire che un prodotto che non accoglie al suo interno certe logiche è un prodotto che sarà più difficile da vendere. Quindi, visto che il fatturato sostanzialmente è quanti prodotti vendo moltiplicati per il prezzo medio ai quali li vendo, l'intelligenza artificiale diventa un asset estremamente importante per prevedere i ricavi di un'azienda. Come terzo consiglio, l'altra cosa importante in un'azienda: ci sono i ricavi e ci sono i costi. Quindi specialmente per quelle aziende che si confrontano con un mercato competitivo riguardo ai costi, quindi che comprano materie prime che hanno una quotazione in tempo reale, l'intelligenza artificiale è in grado di spiegare meglio quali sono i macro trend sottostanti al prezzo di queste materie prime. Quindi, ad esempio, capire se l'acciaio nei prossimi mesi salirà o scenderà rispetto al prezzo attuale, se lo stesso farà il rame, se lo farà il grano e così via, in modo che si possa avere una strategia di acquisto ottimizzata rispetto al momento nel quale acquisto. Cioè la semplifico proprio per il mugnaio che è in me, cioè io utilizzo l'acciaio come materia prima, alert, attenzione che fra 6 mesi in previsione c'è un aumento del costo, ne acquisto tanto prima, sto semplificando chiaramente. Sì, anche non 6 mesi, cioè anche da qui giorni, a 2 settimane. 2 settimane, capire se conviene comprarlo oggi o aspettare 2 settimane, balla il 5%, il 5% fa l'utile di un'azienda. Okay. Mi sono giocato nel mio diploma in ragioneria questa puntata, ho giocato tutte le competenze. È finita. No, alla fine oltre il diploma di ragioneria, che sicuramente può essere utile, una cosa importante è capire che tutte le cose belle che abbiamo raccontato sia io che Michele fino a questo momento hanno l'obiettivo di supportare l'imprenditore e l'azienda. Alla fine quello che stiamo cercando di portare è migliorare la customer experience in quello che ho raccontato io, ma anche gestire tutta la parte di saving, tutta la parte legata all'aumento del fatturato. Anche queste sono dinamiche che accomunano la capacità di prevedere, avere un impatto sia sui ricavi che sui costi, ma anche gestire una relazione al meglio. Sono tutte cose che sono accomunate dal generare un impatto positivo, perché alla fine l'AI è uno strumento che abbiamo e che deve essere al servizio dell'imprenditore e che quindi lo possa supportare in tutte le attività. Sì, aggiungo quanto effettivamente questi due mondi non siano lontani, ma siano estremamente complementari, perché l'AI è una tecnologia molto molto potente che sa mettere in relazione migliaia, centinaia di migliaia, milioni di variabili per rendere le informazioni facilmente fruibili, ma deve esserci la fiducia del decision maker nell'utilizzare quelle informazioni. Quindi utilizzare uno strumento empatico per presentare le informazioni, per far sì che possa approfondire la conoscenza di quelli che sono i meccanismi che stanno dietro al modello che ha prodotto quell'informazione, aiuta il decision maker a fidarsi sempre di più e quindi effettivamente ad utilizzare questi strumenti. Super interessante. C'è stato, secondo me, non solo un impatto sul business, ma proprio sulla società più in generale, di quello che della rivoluzione, possiamo dire, dell'intelligenza artificiale, perché alla fine veramente ne siamo tutti coinvolti. E qua l'impatto di ChatGPT è stato, secondo me, anche fondamentale nell'aumentare questo tipo di consapevolezza. Anche qua cito altri dati, sempre dell'Osservatorio delle AI, che mi hanno colpito. Più del 90% delle persone in Italia sa cos'è l'intelligenza artificiale, e direi finalmente. Meno male. Perché... Cioè, nel senso, è arrivata una cosa una bomba nucleare, quindi ce ne siamo accorti. Non è solo ChatGPT, però ha veramente aumentato la consapevolezza di cosa possa fare la tecnologia, perché ha generato anche tutte quelle conseguenze che abbiamo parlato del ehi, ma come cambia il mio lavoro, come cambia la mia vita, e questa cosa ovviamente ha delle conseguenze. Ma non solo sanno il 90% delle persone cos'è l'AI, addirittura il 50%, più del 50%, la usa tutti i giorni. O almeno sa che gli strumenti che utilizza la prevedono e la utilizzano. Quindi a sua volta sanno che c'è un impatto proprio diretto sulle proprie vite. E addirittura più del 35% delle persone la utilizzano addirittura al lavoro. Quindi questo, secondo me, sono la più grande dimostrazione dell'impatto che stiamo avendo. E tutte queste cose generano ovviamente un volano per il settore, perché alla fine veramente... quello che stiamo vedendo è un interessante aumento ovviamente di consapevolezza e anche di richieste di questo tipo di tecnologie. Super questo discorso, anche perché in realtà abbiamo una mappa proprio di cambiamento, no? Fino a ieri la persona comune, il non addetto ai lavori, non nella verticale, non conosceva questo strumento, lo vedeva come uno strumento futuristico. Ad oggi invece ha proprio davanti una mappa di aziende, servizi, società, strumenti che hanno all'interno l'intelligenza artificiale e altri che già utilizzano, che stanno integrando l'intelligenza artificiale. A proposito di mappa, in realtà è diversa da quella che stavi raccontando, però secondo me può essere utile
almeno dare un piccolo spoiler su una cosa che abbiamo creato, che è una mappa di queste 1000 applicazioni, ad esempio di ChatGPT, che secondo me dà una visibilità proprio pratica di quello, dei numeri che dicevamo prima, ergo della consapevolezza delle persone, ma anche di come la utilizzino al lavoro. Alla fine, come abbiamo già detto, questo ChatGPT è questo modello di linguaggio che produce risultati importanti, ma la più grande differenza rispetto a qualsiasi cosa che sia mai stata fatta in passato lato AI è che per la prima volta vediamo un ragionamento, perché ChatGPT è in grado di eseguire dei veri e propri task. Ci può supportare in cose di carattere operativo, dove siamo noi a dire alle AI che cosa fare, o dall'altra parte anche in considerazioni di natura strategica, perché possiamo chiedere alle AI addirittura come comportarci. E quindi qua puoi prendere tutte le classiche job function di un'azienda, come ad esempio il marketing, l'IT, le operation, quella che vuoi, e vedere come per ogni incrocio di task che può essere eseguito e caratteristica job function riesce ad avere dei compiti che sono veramente funzionali e che aiutano il professionista. Ad esempio, nel caso del marketing, tu hai la parte strategica, dove addirittura sei in grado di costruire un piano commerciale, sei in grado di costruire un brief da dare all'agenzia per fare l'esecuzione di quel piano. L'agenzia a sua volta può utilizzare lo stesso strumento per chiedere a ChatGPT di impersonare una personas, quindi un utente che deve essere coinvolto all'interno di quella campagna, e addirittura ci puoi parlare, e quindi puoi anche fare ricerche di mercato. Bello. Puoi costruire contenuti di marketing and sales da utilizzare sui vari canali fino ad arrivare alla generazione proprio di testo, quindi tutte le attività di copywriting e interazione. È clamoroso vedere come dalla parte strategica hai tutta la filiera fino alla parte operativa. È una roba che secondo me ha generato un impatto importante. Pazzesco, anche sulle PMI e anche su tutti noi. Sì, diciamo che il fatto che si chiami intelligenza artificiale è stato un po' il suo freno nel corso degli anni, perché quando noi pensiamo al concetto di intelligenza artificiale, le prime connotazioni che ci vengono alla mente sono connotazioni negative, quindi robot che ci vogliono uccidere, abbiamo la fantascienza con colori che sembrano quelli di questo studio che un po' mettono ansia. In realtà sono semplicemente tecnologie che analizzano dati e che sono in grado con questi dati di produrre dei risultati. Quindi è matematica molto molto avanzata al servizio dell'analisi dei dati. E quello che è stato il problema a livello di comunicazione è che le persone hanno confuso un navigatore satellitare con un pilota automatico. Cioè questi strumenti sono strumenti che non guidano da sola l'automobile, sono strumenti che aiutano le persone a guidarla meglio. Io mi ricordo quando ero un bambino che dovevo andare a giocare a calcio il sabato pomeriggio. Dove giocavi? In che squadra giocavi? Ho giocato in alcune squadre, sempre a livello abbastanza scarso, però la cosa che... buttarti giù così, perché insomma, sono discreto coi numeri, ma a calcio faceva un po' schifo. Però la cosa che accomunava i miei sabati pomeriggio è che andavamo a giocare in paeselli dispersi all'interno delle campagne e via di stradario, tra Bergamo e sì, arrivavamo al paese, poi chiedevamo al signore anziano che passava in bicicletta: scusi, dov'è il campo? Il navigatore non ha tolto la necessità di guidare. Il navigatore ha reso meno ansioso, o di decidere dove andare. Esatto, ha reso meno ansioso il processo di arrivarli vicino e non sapere se sono al paese giusto, non sapere se sono vicino al campo. Quindi io non mi ricordo più la strada per fare casa ufficio, ma di base non è un problema, perché quello che so è che il navigatore, sulla base di quello che io ho inserito, quindi fammi fare il percorso che evita il traffico, mi dirà la strada che in quel momento è meglio fare. Decidere che devo andare in ufficio, decidere che devo andarci a quell'ora e decidere che effettivamente quella strada la prenderò è ancora per me. E ChatGPT è la stessa cosa, cioè è tutto bello il fatto che possa fare la strategia, che possa fare una user personas, ma se io non sono in grado di valutare se quella strategia è una strategia in linea con l'obiettivo che voglio raggiungere, non vado da nessuna parte. Quindi credo che potenzierà la capacità delle persone di raggiungere dei risultati, ma non sostituirà quelli bravi rimarranno. Mi piace questa metafora, me la riutilizzerò, se mi permetti, del GPS. Ma secondo te ci sono in azienda tutte le competenze per abbracciare questa tecnologia? Abbiamo visto qualche numero, però alla fine all'atto pratico tu credi ci siano? Allora, all'atto pratico credo che le persone che prendono decisioni, quindi il top management delle aziende, deve fare uno sforzo per non voler capire la parte tecnica dietro. Quello che è successo con le tecnologie che hanno preceduto l'intelligenza artificiale è che l'adozione è sempre ritardata un pochettino, perché chi doveva decidere di abbracciarla ha sempre cercato di capire come funzionava. Qui siamo arrivati ad un livello tecnico tale per cui serve troppo tempo rispetto ai cicli
macroeconomici che abbiamo per capire effettivamente cosa ci sta dietro. Quindi secondo me non serve che ci siano delle competenze tecniche per abbracciarla, serve semplicemente che si faccia un atto di fede che in questo momento l'umano non può essere esperto in tutto. Infatti quello che io dico sempre è che all'interno della mia azienda io non sono il più bravo a fare niente, non sono il più bravo a scrivere codice, non sono il più bravo a vendere, non sono il più bravo a fare una campagna di marketing, non sono il più bravo a fare i conti, però il mio compito è quello di parlare con tutti. Certo. Quindi allo stesso modo l'imprenditore che vuole abbracciare queste tecnologie non deve pretendere di essere più bravo della macchina, deve saper parlare con la macchina, deve saper parlare con l'intelligenza artificiale, quindi qui Gianluca è maestro nel fare i cosiddetti prompt a ChatGPT, cioè devi sapere come porre le domande. Se non sai come porre le domande non puoi pensare di ottenere. Devi essere la bravo risposta. a parlare con le persone, a parlare con l'intelligenza artificiale. Quello serve. Se posso, alla fine penso che sintetizzando quello che ci siamo detti e quello che stava raccontando Michele, è come dire che l'AI è un po' come l'elettricità e in qualsiasi cosa la stiamo utilizzando adesso per registrare questo podcast, quindi pervasiva e alla fine è ovunque in tante cose che facciamo, però tante persone magari non se ne accorgono nemmeno che c'è. E lì non so quante volte interagiamo con l'elettricità ogni giorno, eppure lì ci aiuta a vivere la vita di tutti i giorni e ci dà quella capacità in più che ovviamente di cui ne abbiamo bisogno. E alla fine l'intelligenza artificiale è un po' questo, un po' quella magia che ci serve nelle cose che facciamo tutti i giorni per supportarci e soprattutto ricordare che l'AI è al servizio delle persone, quindi dobbiamo utilizzarla per riuscire a plasmare quella che è una società sempre migliore. Grazie mille ragazzi. Grazie.